Essere un protone o un alce? Chi decide che cos'è una buona proprietà scientifica? Naturalità, spiegazione e potere causale. Ciao. Oggi parliamo di naturalità, ma non nel senso del cibo biologico o in un'accezione new age del termine. Parliamo piuttosto dell'architettura nascosta della realtà. Mi spiego. Quando osserviamo il mondo attraverso la lente della scienza, ma in definitiva anche della filosofia, alcune categorie ci sembrano immediatamente sensate, profonde e anche necessarie. Per esempio massa, carica elettrica, gene, specie, temperatura o addirittura coscienza o intelligenza. Queste ci appaiono come mattoni fondamentali con cui è costruito il nostro universo. Altre categorie invece, pur essendo perfettamente definibili dal punto di vista linguistico o logico, suonano nelle nostre orecchie come grottesche, artificiose o direttamente e semplicemente inutili. Pensiamo a proprietà come essere un protone o un alce, come nel titolo, essere verde o circolare, oppure essere Giulio Cesare o il numero 17, ma anche essere il calorico, l'etere o la forza vitale. Questa differenza, a volte intuitiva, a volte meno, tra raggruppamenti reali e raggruppamenti arbitrari, pure nel caso appunto del calorico o dei caduti, è tutt'altro che un dettaglio semantico. È la spina dorsale di tutta la nostra conoscenza. Essa influenza quali leggi formuliamo. Le leggi che si pensa debbano collegare proprietà naturali non arbitrarie, quali modelli costruiamo per prevedere il futuro e, fatto ancora più critico, quali politiche giustifichiamo sulla base di questi modelli. Ciò che mi ha spinto a scrivere questo articolo è una notizia di qualche tempo fa sulla partenza di un nuovo e ambizioso progetto a trazione filosofica finanziato dal Consiglio di ricerca svedese, che si chiama in svedese Vetenskapsrådet, scusate la pronuncia, con un budget di quasi $500.000, fondo davvero considerevole trattandosi di un progetto basilarmente filosofico. Il titolo del progetto è molto programmatico: Natural Properties, a Causation First Approach, ovvero proprietà naturali, un approccio basato sulla causalità. Questo finanziamento segna un punto di svolta. Raramente la filosofia pura riceve risorse di tale entità, solitamente riservate alle scienze e spesso alle scienze applicate. È una linea di ricerca che, come vedremo, non solo va ad esplorare le basi della nostra comprensione della realtà e delle categorie che usiamo per comprendere il mondo, ma che ha anche vaste implicazioni politiche, sociali e anche economiche. E non solo, questo progetto, ma anche la sua prospettiva, può porre in una nuova luce quale sia davvero il ruolo dell'indagine filosofica nel nostro tempo. E insomma, intanto che voi mettete like, vi iscrivete e condividete il video, ecco a voi la sigla! Uno, protoni, alci e l'intuizione di fondo, il problema della disgiunzione. Eccoci, per afferrare il problema dobbiamo prima sporcarci le mani con un po' di quella che alla fine potrebbe rivelarsi della vera ontologia. Immaginiamo dunque di poter catalogare le proprietà di un oggetto. Possiamo dire, senza timore di smentita, che se possiede le seguenti caratteristiche stiamo parlando di un protone. Essere un protone, avere carica elettrica più E, essere un protone o un alce. Le prime due di queste caratteristiche che ho elencato sembrano in tutto proprietà rispettabili, cittadini di serie A del regno della scienza. Compaiono, per dire, nelle equazioni di Maxwell, spiegano perché gli atomi sono stabili e permettono di prevedere traiettorie in un acceleratore di particelle e così via cantando. La terza proprietà, invece, suona come un mero scherzo, una semplice battuta. È quella che i logici chiamerebbero una proprietà disgiuntiva. Di fatto, nessuna legge di natura ragionevolmente formulata userà mai la proprietà protoni o alci per spiegare un fenomeno. Immaginiamo uno scienziato che dica: tutti gli oggetti che sono protoni o alci, se lanciati a velocità v, faranno x.
Sarebbe chiaramente un'affermazione inutile, perché fino a prova contraria i protoni e le alci obbediscono a leggi radicalmente diverse. Eppure, dal punto di vista della logica classica, la proprietà essere un protone o un alce è valida, tanto quanto tutte le altre. Definisce un insieme, l'unione dell'insieme dei protoni e dell'insieme delle alci, e possiamo veridicamente dire se un oggetto appartiene o meno a questo insieme. È esattamente questo tipo di contrasto che sta al cuore della nozione filosofica di proprietà naturali. Quelle proprietà che, per parafrasare la metafora del macellaio usata da Socrate nel Fedro platonico, tagliano la natura alle sue giunture, evitando di farla a pezzi goffamente come, a seconda delle traduzioni, un cattivo cuoco o un cattivo macellaio. Il problema è chi decide dove sono le giunture da disarticolare? È una caratteristica intrinseca della realtà o siamo noi a proiettarla? Il progetto svedese parte proprio da qui, vuole tentare di dimostrare che la differenza tra giuntura e taglio arbitrario risiede nel potere causale. Le proprietà naturali, insomma, sarebbero quelle che fanno accadere le cose in modo sistematico. 2. Il progetto svedese, una sfida al platonismo e al nominalismo. Come ho accennato, nel dicembre 2025 il Consiglio di ricerca svedese ha investito su questo tema decisamente di base, finanziando il progetto guidato dal giovane filosofo Bram Basen della svedese Umea University, affiancato da Jennifer MacDonald della Columbia University e Tom Wysocki della Georg August Universität di Göttingen in Germania. L'obiettivo, di questo progetto è molto ambizioso, tra l'altro, è quello di sviluppare una teoria riduttiva e amichevole per il nominalismo della naturalità. Questo è un punto tecnico, ma assai fondamentale. Nella storia della filosofia, il dibattito sulle proprietà ha visto scontrarsi due scuole principali. I realisti, secondo i quali le proprietà naturali come la massa o la carica esistono realmente come entità universali indipendentemente da noi, e i nominalisti, secondo cui esistono solo oggetti individuali e le proprietà sono solo nomi che diamo a gruppi di cose che ci sembrano simili, più o meno, diciamo. Il team del progetto cerca una terza via operativa. Invece di trattare le proprietà naturali come misteriosi mattoni metafisici primitivi, l'approccio realista, o come pure convenzioni linguistiche, approccio nominalista radicale, si vuole spiegare la naturalità in termini funzionali e causali. Una proprietà sarà detta buona se funziona causalmente. In altre parole, una proprietà è naturale non perché è scritta nel libro del mondo o perché noi la chiamiamo così, ma perché entra in certi pattern stabili e manipolabili di causa ed effetto. È una visione che potremmo definire ingegneristica della metafisica. 3. Cosa sappiamo oggi del progetto? Verso una sintesi causale. La tesi dello studio è in qualche modo rivoluzionaria nella sua semplicità, basata su un assunto che si può riassumere anche in poche parole. Una proprietà è naturale non perché possiede un'aura metafisica speciale o perché è stata decretata tale da qualche autorità metafisica o divina, ma perché svolge un preciso e insostituibile ruolo causale nelle nostre migliori spiegazioni scientifiche. Il progetto proverà a prendere molto sul serio questa intuizione pragmatista e a riformularla in modo rigoroso. Insomma, la cosa parte adesso e c'è molto da fare. In attesa che questo specifico studio produca dei frutti, un paper, delle conferenze o qualcos'altro, proviamo intanto a ragionare in profondità sul problema che i 3 ricercatori vogliono affrontare e che ci riguarda tutti. È un problema annoso. Un problema che ci costringerà a riflettere sul ruolo cruciale che i filosofi, intesi come li vogliamo intendere qui come ingegneri dei concetti, possono e devono avere in questa fase storica o da qui in avanti. Questo rilancio del tema arriva in un momento di particolare effervescenza e necessità di tutto questo. Se da un lato infatti c'è la tradizione filosofica analitica, da David Lewis in poi, che ha usato le proprietà naturali per fondare le leggi di natura, dall'altro c'è la compressione del mondo contemporaneo, scienze speciali, big data, neurocose e intelligenza artificiale, tutti ambiti che stanno moltiplicando le classificazioni e quindi le supposte proprietà a un ritmo mai visto prima.
Abbiamo per dire nuove diagnosi psichiatriche, categorie biomediche personalizzate, interi cluster sociali estratti da algoritmi di machine learning. E poi etichette sempre più fluide, di razza, genere, specie e così via. La domanda è: quali di queste nuove proprietà sono davvero reali o quantomeno utili? Non si tratta solo di una curiosità teorica, perché essa tocca il modo in cui classifichiamo non solo le particelle, ma le persone, le malattie e i gruppi sociali, con evidenti conseguenze sia epistemiche sia politiche, di fatto imprevedibili se sbagliamo la classificazione. Al momento in cui scrivo, il progetto da cui ho preso le mosse è proprio ai suoi inizi. Esiste un abstract ufficiale e conosciamo il pedigree dei ricercatori, ma non abbiamo ancora il manifesto teorico completo. Tuttavia, analizzando le pubblicazioni precedenti del team di studiosi, possiamo azzardarci a tracciare l'ipotetica traiettoria della loro ricerca. Vediamo, Bram Waassen ha lavorato estensivamente sulla proporzionalità causale. Questo è un concetto chiave per capire perché preferiamo certe spiegazioni ad altre e che si fonda sul concetto che una causa deve essere commisurata al suo effetto, cioè non deve contenere dettagli superflui, quindi essere troppo specifica né essere troppo vaga o diciamo pure troppo generale. Jennifer McDonald è esperta invece di modelli causali e del problema del actual causation, ovvero come individuare la causa specifica di un evento singolo in un mare di condizioni al contorno. Tom Wisoki, scusate se ho pronunciato male, ha proposto analisi formali della struttura ricorsiva della causalità. Tutto questo suggerisce che il progetto tenterà di saldare insieme la metafisica delle proprietà con il formalismo dei modelli causali strutturali, resi celebri da Judea Pearl nell'informatica e nella statistica. Insomma, l'idea è che le proprietà naturali siano le variabili giuste da inserire in un grafo causale, quelle che rendono il grafo semplice, predittivo e privo possibilmente di ambiguità. Se il tuo modello richiede variabili come essere un protone o un alce per funzionare, e questo risuona con alcune idee su alcune scienze contemporanee, significa che il modello è sbagliato, semplicemente, o che stai cercando di unificare fenomeni che non hanno nulla in comune. 4. Il nucleo concettuale, la proporzionalità e il piccione di Diablo. Per capire l'intuizione centrale del progetto dobbiamo approfondire il concetto di proporzionalità causale, spesso illustrato dai filosofi con l'esempio del piccione di Diablo, dal nome del filosofo Stephen Diablo che lo ha proposto. Immaginate un piccione addestrato a beccare solo oggetti rossi, come potrebbe essere negli esperimenti del nostro Giorgio Vallortigara. Gli presentiamo quindi un triangolo scarlatto e il piccione lo becca. Qual è la causa del beccare? Proprietà A, essere scarlatto. Proprietà B, essere rosso. Intuitivamente diciamo che la causa è l'essere rosso. L'essere scarlatto è troppo specifico, dunque è una causa, attenzione qui proporzionalità, è una causa sproporzionata per eccesso. Se il triangolo fosse stato cremisi invece che scarlatto, il piccione avrebbe beccato lo stesso. La proprietà scarlatto contiene dettagli irrilevanti per l'effetto. D'altra parte, se usassimo la proprietà essere colorato, che include il blu, saremmo fin troppo generici, avremmo una causa sproporzionata per difetto, perché non garantirebbe l'effetto. Ricorda un po' anche il discorso molto pragmatico degli accidenti di Galileo, che in definitiva sta alla base di tutta la metodologia sperimentale della scienza. Torniamo però al nostro protone o alce. Essere un protone è una proprietà proporzionata, ben proporzionata, per spiegare la deflessione in un campo magnetico. Coglie esattamente i dettagli necessari e sufficienti. Essere un protone o un alce è sproporzionata, aggiunge un'infinità di casi. Ogni possibile alce e la sua effervescente personalità individuale, tanto per dire. Cose che sono irrilevanti per l'effetto fisico considerato, diluendo così il potere esplicativo della nostra proprietà fino a renderlo nullo. L'idea del causation first sostiene quindi che una proprietà è naturale se si trova in quella zona Goldilocks, cioè di abitabilità concettuale,
né troppo calda né troppo fredda, abbastanza specifica da garantire l'effetto, ma abbastanza generale da coprire tutti i casi rilevanti senza dettagli superflui. La naturalità non è dunque una patente mistica per una proprietà, è l'ottimizzazione dell'informazione causale. 5. Dalle leggi fondamentali alla giungla delle scienze speciali. Se in fisica fondamentale il test della causalità è relativamente facile da passare, dove massa, spin, carica e così via sono candidati ovvi, anche se non così facili come la vulgata tenderebbe a far pensare, la questione diventa affascinante e davvero scivolosa nelle scienze speciali, come la biologia, l'ecologia, la psicologia, la sociologia e così via. Qui le categorie sono spesso più sporche, storiche e contestuali che nelle scienze fisiche. Per esempio, in biologia prendiamo il concetto sempre più problematico di specie. Per secoli si è pensato addirittura alla specie come a un'essenza fissa, esistente uguale a se stessa dall'origine del tempo. Oggi noi sappiamo che le specie sono segmenti di linee evolutive in continuo mutamento, ma essere un Homo sapiens, quindi, è una proprietà naturale. Secondo l'approccio causale, sì, se questa proprietà ci permette di fare molte inferenze robuste sulla fisiologia, il comportamento, la genetica e così via cantando. E qui l'esempio di specie è particolarmente utile perché non possono osservare come l'antica definizione di specie, cioè in soldoni, l'insieme di individui che possono riprodursi tra loro generando prole fertile, sia messo in crisi dall'uso assai più vago del termine in tanta della zoologia, paleontologia e antropologia contemporanee. Parliamo di specie anche quando ci sono prove di incroci con altre cosiddette specie. Che effetti ha la causation first su questa leggerezza terminologica? Questo lo staremo a vedere e invito all'attenzione gli amici antropologi, paleontologi e biologi, zoologi. Però ora mi sono leggermente lasciato sviare da un mio personale problema con l'uso del termine specie, mi scuso. Altre categorie biologiche, come per esempio predatore, sono proprietà funzionali. Non descrivono cioè una struttura interna, dato che uno squalo e un'aquila sono strutturalmente molto diversi, pur essendo entrambi predatori, ma un ruolo causale nell'ecosistema. Il progetto svedese dovrà cercare di spiegare come queste proprietà funzionali possano essere naturali, pur essendo realizzate in modi fisicamente diversi, la cosiddetta realizzabilità multipla. Una sfida davvero enorme si trova per esempio nella psichiatria. Consideriamo la depressione o la schizofrenia. Sono giunture naturali della mente umana, come lo è l'elettrone per la fisica, o sono raggruppamenti artificiali di sintomi eterogenei che abbiamo messo insieme per comodità clinica? Vediamo cosa succede se applichiamo il criterio causale. Se la diagnosi di schizofrenia ci permette di prevedere il decorso della malattia, la risposta ai farmaci e i correlati neurali in modo preciso, allora schizofrenia è una proprietà naturale o quasi, diciamo. Se invece, come spesso accade in questi paraggi scientifici, la categoria è troppo eterogenea e non garantisce predizioni stabili, allora potrebbe essere una proprietà cosiddetta gerrymandered, una cosa un po' americana, cioè disegnata in base a scopi diversi da quelli dell'utilità causale, similmente al nostro protone o alce. Questo avrebbe implicazioni enormi, suggerirebbe che stiamo cercando di curare un'etichetta linguistica invece che un meccanismo causale reale e quindi una patologia. 6. Quando le proprietà diventano politiche, il looping effect. L'effetto di queste questioni, quindi anche del progetto che ha dato un po' l'avvio a questo nostro ragionamento, che potrebbe avere gli effetti più dirompenti sulla società contemporanea, è quella che applica questa analisi a concetti come razza, genere, disabilità e così via. Qui la domanda ontologica si scontra sovente con l'etica e la politica. Prendiamo il termine razza, quanto mai problematico. Il consenso biologico è
che non esistano sottospecie umane discrete, le razze appunto, basate sulla genetica. La variazione sarebbe un gradiente continuo. Quindi la razza è una proprietà innaturale? E certo, se il criterio è puramente biologico, sì, assolutamente. Ma se il criterio è il ruolo causale sociale, le cose cambiano. Ian Hacking parlava di looping effect, effetto circolare. Classificare le persone in un certo modo cambia il modo in cui quelle persone si comportano e vengono trattate, creando una nuova realtà causale indotta almeno parzialmente dalla classificazione stessa. Se essere classificati come neri negli USA causa statisticamente un diverso accesso alle cure mediche, un diverso rischio di arresto cardiaco e un diverso reddito medio, allora la proprietà essere socialmente percepito come nero ha un potere causale enorme sulla vita delle persone. Un modello sociologico che ignorasse questa variabile sarebbe un modello pessimo, incapace di spiegare la realtà. Quindi qui l'approccio causation first offre una distinzione cruciale. Smontare l'essenzialismo biologico, dimostrare cioè che certe differenze non sono radicate in proprietà naturali intrinseche, cioè nel DNA, ma sono effetti di altre variabili, che non le rende meno utili come proprietà. Validare il realismo sociale, cioè riconoscere che le costruzioni sociali, una volta istituzionalizzate, acquisiscono una crosta di realtà causale. Diventano proprietà naturali del mondo sociale, variabili imprescindibili per qualsiasi modello che voglia spiegare le dinamiche di potere e diseguaglianza. In questo senso, decidere se trattare la disabilità, per dire, come una condizione medica intrinseca nel cosiddetto modello medico o come il risultato di un ambiente non inclusivo, inclinando verso un modello sociale, è una disputa su quale sia la variabile causale giusta, tra virgolette. E la risposta a questo quesito cambia radicalmente le politiche di intervento. Curiamo la persona o modifichiamo l'architettura delle città e degli edifici? 7. Il nuovo ruolo dei filosofi, ingegneria concettuale nell'era dei dati. Ora, al di là della discussione sulla materia della naturalità, mi pare che tutto questo ridisegni il profilo professionale del filosofo nel XXI secolo, quantomeno. Questa è una cosa che interessa a me e a pochi altri, ma mi preme parlarne. Non siamo più di fronte al filosofo come grande saggio che contempla l'iperuranio sul modello della filosofia continentale, oppure di un esegeta delle branche delle scienze naturali nella prospettiva della filosofia analitica. Ma siamo di fronte a un ingegnere concettuale che lavora nel cuore della macchina scientifica e tecnologica, portando avanti un discorso armonico tra cultura, scienza, logica, tecnica e quant'altro. Oggi viviamo in un mondo dominato dall'intelligenza artificiale e dai big data. Gli algoritmi di machine learning sono dei grandi cacciatori di correlazioni. Trovano pattern ovunque, ma un algoritmo non sa distinguere tra una correlazione spuria, come quella tra il consumo di cioccolato e i premi Nobel o gli attacchi di squali e il consumo di gelato, e una connessione causale reale. Non sa se una variabile è una proprietà naturale o un artefatto statistico come protoni o alci. La scelta di quali variabili includere in un dataset, la cosiddetta feature selection, è alla radice una decisione filosofica sull'ontologia del problema che richiederà sempre maggiore consapevolezza da parte degli studiosi e dei decisori umani. Se addestriamo un'IA per valutare, per esempio, il rischio di recidiva criminale, quali proprietà le diamo in pasto? Codice postale? Istruzione? Colore della pelle? Ognuna delle scelte operate implica una tesi sulla struttura causale del crimine. Inserire variabili innaturali o spurie porta a modelli che possono essere statisticamente accurati nel breve termine, magari, ma sono certamente causalmente ciechi e di fatto politicamente e socialmente ingiusti. Quindi progetti come quello svedese ci dicono che abbiamo davvero bisogno di una teoria robusta per filtrare le proprietà. Non basta che una variabile sia misurabile, deve essere causalmente esplicativa, il che a me pare una prospettiva entusiasmante per essere filosofi al giorno d'oggi. 8. Concludendo e in attesa del paper. Bene, in conclusione, la distinzione tra un protone e un alce non è semplicemente un gioco linguistico gustoso, è la linea del fronte tra capire il mondo e proiettare su di esso le nostre confusioni definitorie e terminologiche.
Il progetto svedese, che ovviamente non è nato nel vuoto, ma, segue un filone di cose su cui dovremmo, riflettere tutti molto seriamente, è un tentativo di darci gli strumenti per tracciare questa linea con la precisione di un affilato coltello da scalco causale, invece che con l'accetta dell'intuizione e del pregiudizio. Certo, siamo nel pieno della fase delle promesse. Ci manca la formulazione tecnica, mancano dei teoremi, mancano i casi di studio difficili risolti. Quindi staremo a vedere se questo progetto o altri tentativi ci potranno fornire questi strumenti. Personalmente intravedo alcuni concetti a cui sono molto affezionato, non citati da questi studiosi, ma in linea con questa ricerca. Partiamo da due idee piuttosto ingombranti dal punto di vista logico ed epistemologico. Prima di tutto, intravedo in tutto questo un forte reinvestimento nel ruolo del principio di parsimonia, cosiddetto rasoio di Occam, che presuppone, riprendendo l'immagine dei grafi causali, una potatura quanto più forte possibile dei rami irrilevanti. Poi mi spingo a dire che si intravede anche un ruolo, anzi, diciamo addirittura una generalizzazione anche del cosiddetto principio eleatico di realtà, che io chiamo così essendomi accodato a questo battezzo di Riccardo Manzotti, ma che è meglio noto come Alexander's Dictum. In base a questo principio, se esiste solo ciò che ha poteri causali, qui ci si spinge ad uscire dal piano fisico e a selezionare la naturalità delle proprietà in base alla loro forza causale, anche logica e non soltanto fisica, il che estende il nostro concetto di esistenza. In qualche modo. Poi non posso non tirare in mezzo un argomento di cui alla fine parlo spesso, la diffusa deficienza definitoria dei concetti utilizzati in alcuni ambiti di ricerca di frontiera per quanto riguarda i miei interessi, segnatamente quello delle scienze cognitive. Da lungo tempo sospetto che la vaghezza e la mancanza di accordo condiviso su termini come coscienza, intelligenza o libero arbitrio denuncino ma più un difetto di definizione che un reale dibattito su dei principi ontologici sfuggenti. In questo senso, la chiave di lettura del causation first potrebbe aprirci delle prospettive di razionalizzazione del dibattito anche su queste materie così esoteriche. Un forte filtro che ci permetta di separare definizioni robuste da vaghi termini senza valore causale sarebbe uno strumento dirompente in questo e in molti altri campi. Insomma, tutto molto interessante e dunque vale la pena non solo aspettare, ma agire su questo fronte. Poi, se Russell, McDonald e Vysocki riusciranno nel loro intento, potremo trovarci davvero con un primo prototipo di bussola metafisica capace di orientarci non solo nella fisica delle particelle, ma anche nelle tempeste delle guerre culturali o nelle scatole nere degli algoritmi e delle menti biologiche. E questo forse varrebbe ben più di $500.000, anche se spesi in semplice filosofia. E insomma è un argomento su cui tornerò, al di là dei nostri amici svedesi, perché è molto importante e anche per me incredibilmente interessante. Ed eccoci qua. Come sempre vi invito a commentare per discutere tra noi l'argomento del video e ricordatevi, perché ripeterlo sempre è così importante, che un modo gratuito e semplice per sostenere questo progetto divulgativo è iscrivervi al canale, mettere mi piace e condividere con quelli che pensate possano essere interessati. Su via, mi raccomando, non costa nulla. E insomma, via. Intanto vi saluto e ciao, ciao, ciao.